Ma di cosa stiamo parlando? Che roba è? Veramente buoni. Proprio ideale da pucciare. Sarà proprio la sua morte. Oggi prepareremo dei biscotti per Halloween e faremo delle mani e delle dita mozzate. Saranno spaventosamente facili e veloci da fare. Non perdiamo altro tempo, iniziamo. Non sarò da solo, ma ci sarà Bea ad aiutarmi. Gli ingredienti per fare questi biscotti sono semplici e super reperibili. Abbiamo 350 g di farina 00 per dolci, 100 g di zucchero, 50 g di olio di semi e 50 g di olio evo, scorza di un limone, 8 g di lievito vanigliato per dolci, un pizzico di sale e poi anche 85 g di acqua fredda. Come primo step, prendere una terrina. Eccola qui. E ci buttiamo dentro lo zucchero, l'olio, l'acqua, un pizzico di sale. Una bella mescolata. E ora mettiamo anche un po' di scorza di limone perché dà sempre quel non so che speciale. Ora un'altra bella mescolatina. Ed è arrivato il momento degli ingredienti secchi, la farina e il lievito. Si setaccia, si rimescola ancora un po'. Così a ripetizione senza sosta finché non si termina completamente tutta la farina. Apriamo anche il lievito. Allora, personalmente è la prima volta che provo a fare questo tipo di biscotti e non so cosa mi aspetterà, sinceramente. Per te invece? Ma vedremo. A piacere, c'è la possibilità di mettere anche un po' di cannella perché per i dolci autunnali dà sempre quel tocco in più. E le mani mozzate saranno completamente vegane senza elementi di origine animale. E a questo punto avvolgeremo con una pellicola tutta questa pasta frolla e la metteremo in freezer per 20 minuti perché noi non abbiamo tempo da perdere e dopodiché cominceremo a fare tutto quanto. Lavarsi le mani sempre. Il timer è scattato e adesso arriva la parte più bella, la creazione delle mani e delle dita. Cartaforno e mattarello presi e ora iniziamo la grande lavorazione. Sì, per convenienza divideremo tutto l'impasto in più palline, così dopo verranno fuori le varie mani, le varie dita, sarà tutto più semplice da lavorare. E nel mentre creiamo accendiamo il forno statico a 180 gradi. Per dare un effetto un po' horror a questi dolcetti useremo la marmellata di fragole per dare il senso del sangue, la mandorla per fare l'unghia. Ora faremo la mano, appiattendo la pasta. Meno 3 mm. Si vede la scorza di limone. Più o meno facciamo come la nostra mano naturale. Va seguito il perimetro della mano per dare proprio la forma. Sta prendendo forma. È già partito. Un dito è già mozzato. Aggiustato. Facciamo un'altra forma della mano da posizionare sopra l'altra, stando attenti a non arrivare troppo ai bordi. Altro stampino della mano da mettere sopra quello precedente. Per ricreare le unghie invece useremo le mandorle che posizionerò subito sotto, così grazie all'altro impasto che andrà sopra saranno più salde. No! Si è rotta! Può capitare anche questo, però non preoccupatevi perché fa parte del gioco. Aggiustiamo. Quindi non preoccupatevi se anche alle prime volte non verranno perfette, però l'importante è provarci, no? Primo anno andata! Io mi diletterò a fare un dito, vediamo che viene fuori. Appiattiamo un po'. Adesso voglio appiattirlo per metterci dentro un po' di marmellata e chiuderlo a portafoglio, magari un po' meno. Questo sarà un dito più sanguinolento. Cos'è sta? È una piadina rotta. Io alzo bandiera bianca e lascio fare tutto a lei perché sono negato. Meglio così. Torno a filmare. Io mi metto qui nell'angolino a tagliare un po' di cioccolato perché sì, faremo anche delle dita ripieno di cioccolato. Sì. Questa è una mano aliena. Cioè sangue o cioccolata? Questo è sangue nero di alieno. Infatti sì, hai ragione. Gli alieni hanno proprio sangue nero. Questa mi ricorda la zampa di un lupo mannaro. No, un lupo mannaro tipo. Ah, ok. Non so se abbia 3 dita o più dita, però. Se l'hai visto. Ragazzi, comunque la teglia sta cominciando a riempirsi. Una dose onesta. E poi si chiude il tutto. In un sandwich. È già dissanguato questo dito senza neanche morderlo. E strategie vere e proprie per fare queste dita non ce ne sono. L'unica strategia da attuare è quella di provare e riprovare. Come tutte le cose con l'esperienza poi verranno di volta in volta sempre meglio ovviamente. Ma sì, ci vogliamo divertire. E io non faccio più nulla. Porto morale. Una mista, cioccolato e marmellata.
Chissà cosa verrà fuori. Si chiude l'impasto. Un raviolo. Oh. Che perde l'unghia. Brutalmente staccato. Mi chiederai, che stai facendo? Facciamo un ragno? Che dici? No, non te lo chiedo perché me l'hai già detto. Il ragnetto a Halloween non può mancare, veramente. È simpatico. Montaggio e rismontaggio delle dita del ragnetto, di tutto quanto. È un ragno Ikea questo. Buono. Quello è mio. Ecco qua, signorine. Fatti così fanno tanto ridere, però sono autentici. E saranno buonissimi. Ora è il momento di infornare. Li lasceremo in forno 15-20 minuti e vedremo anche ad occhio se saranno cotti oppure no. Wow, sì, ci siamo. Spengo. Ci siamo? Spengo. Ora lasciamo raffreddare un po' e dopo l'assaggio. Devo dire che sono lievitati molto e sono ben cotti. Ora non ci resta che assaggiarli. Ultimi ritocchi con un altro po' di marmellata ed assomiglia veramente al sangue. Non potete dire di no. Devo dire che sono veramente soddisfatto del risultato finale. Te che dici? Super. Non pensavo. I biscotti sono belli croccanti, perfetti da pucciare nel tè o nel latte caldo sicuramente. E anche la mano, non potete dire che non è bella. Qui c'è il sangue, le unghie. La mano di un mostro tipo. È la mia veramente. Mano tagliata, sangue sotto, sangue nelle unghie. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Facciamo un applauso alla cuoca. Salutate. Ma vogliamo parlare di questa zampa di, non so, dinosauro, mostro? Taglia, taglia, taglia. Ora taste test del pezzo forte, la mano. Vai, taglia. Assaggiamo. Croccantissimo, è proprio l'ideale da pucciare. Sarà proprio la sua morte. Alla fine avete visto, pochi ingredienti, viene fuori un risultato ottimo. Quale dito vuoi adesso? E la mandorla ci sta benissimo, croccante anche lei, ma dà quel gusto rustico, quel qualcosa in più. Ma di cosa stiamo parlando? Che roba è? Veramente buoni, solo perché sto facendo il video, ma veramente buoni, dovete provare. La verità è che un dito tira l'altro. No, veramente buoni, dovete provare assolutamente a farli. Ora procederemo a sezionare un ciocco dito di un orco. Un po' scarso il cioccolato, sembrano le pastine che prendi al supermercato. E per i più audaci diamo il colpo di grazia con un po' di cioccolato fuso sopra. Questo è per poche persone. Questa spaventosa ricetta è giunta al termine e spero vi siate divertiti nel vederci farla, perché noi ci siamo veramente divertiti. E se volete vedere altri video così, fatemelo sapere, voi sapete come, perché potrebbe anche nascere una nuova serie in questo canale. La intitolerò Jack in cucina con Tina. Però dipenderà tutto da voi. E vi lascio qui sotto in descrizione tutti gli ingredienti, le dosi e tutto il procedimento per farlo. E ci vediamo in un prossimo Video. Ciao!